I stop you. Non eravamo soli. Tower, please know that it is illegal. Saturn Unique Tower. And what's your name? I'm Giorgio. Jojo? Go away! Non sapere viene. No? Abbiamo dovuto mollare. Cos'è la Ghost Tower? Dove si trova? Poco tempo fa ho scoperto la storia assurda e piuttosto macabra di questa torre e siccome in molti non la conoscono ho deciso di raccontarla io. Ma andiamo con ordine, vi svelerò tutto mano a mano durante la storia. Siamo a Bangkok. Saturn Unique Tower? Saturn Unique Tower. How much? About 400 baht. Far away. 500 Far baht. away. So we can take a boat. Yeah, you take boat better. Dopo essere stati rimbalzati dal tuk-tuk, decidiamo di chiamare il Bolt, che per chi non lo sapesse è un servizio di car sharing come Uber, che il 90% delle volte è più sicuro e più economico. Quindi ci siamo diretti verso la Ghost Tower e nel tragitto decidiamo di fare qualche domanda al nostro driver. You can go in the Saturn Unique Tower. Sì? E lì abbiamo pensato, perfetto, easy, 30 minuti e siamo fuori. Ma ci siamo accorti di una cosa. Like up to the roof? Can you go up? Il driver non capiva una begonia di inglese, ci aveva risposto totalmente a caso. Eccola là che si vede, ma c'è tutto intorno a filo spinato. Noi stiamo provando a fare il giro per capire dove si potrebbe entrare e soprattutto stiamo andando a fare colazione. Ma mentre noi facciamo colazione inizio a spiegarvi un po' la storia di questa torre. La Saturn Unique Tower è un grattacielo incompiuto che si trova nel distretto Satong di Bangkok, in Thailandia. Inizialmente fu progettato come torre condominiale di 47 piani con 600 unità dal famosissimo architetto Rangsan Torsuwan. Voi direte, famosissimo, chi cazzo lo conosce? Rasengan è colui che ha inventato anche la State Tower. E voi direte, la State Tower, chi cazzo lo conosce? La State Tower è la famosissima torre presente nel film Una notte da Leone 2, film che sta alla base della società moderna. Tornando alla nostra Ghost Tower, il progetto fu lanciato nel 1990, ma dopo appena 3 anni, nel 93, scoppia un clamoroso caso che sarebbe trascinato per altri 15 anni. Rasengan fu arrestato per presunto complotto per assassinare il presidente della Corte Suprema Praman Chansu. L'attacco non ebbe mai luogo, ma comunque il caso, nel 2008, portò il povero Rasengan a essere sbattuto in gattabuia, per poi vederlo subito dopo, nel 2010, assolto dalla Corte d'Appello. Ma a prescindere dal fatto che Sir Rasengan fosse un balordo o meno, il problema fu che questo caso interruppe la sua possibilità di garantire i soldi per il continuo dei lavori. E a questa interruzione si aggiunge la famosa crisi finanziaria thailandese del 1997, che portò al crollo del mercato immobiliare di Bangkok. In quel periodo infatti Bangkok rimase con più di 300 grattacieli incompiuti, che poi mano a mano nel tempo vennero completati, ma la Saturn Unique Tower fu uno dei pochi rimasti incompleti. Ma torniamo a dove eravamo rimasti. Ci sono telecamere ovunque, ovunque. Poi è tutto recintato così, col filo spinato. E un cartello grosso così con scritto area governativa. Infatti l'unico accesso che ci sembrava possibile era una stradina piena di guardie. E proprio perché era piena di guardie non ci sembrava tanto possibile. L'unica cosa che aveva attirato la mia attenzione era uno strano vecchio seduto a fianco alla barriera più vicina alla torre. Excuse me, you can go in or no? No? No se passa. Quindi non sapendo da che parte parare, iniziamo a cercare su internet come le altre persone fossero entrate in precedenza.
Negli anni la Saturn Tower è diventata molto famosa nell'ambito dell'esplorazione urbana. D'altronde è più che capibile, poiché è una combinazione di storie tragiche, infatti molti lavoratori sono morti al suo interno, superstizioni locali, poiché sorge su un ex cimitero, e leggende urbane, infatti alcuni esploratori che sono entrati negli anni hanno raccontato di aver visto persone al suo interno che li intimavano di andare via e una volta che si avvicinavano per parlarci, questi svanivano. Infatti, nonostante sia ufficialmente off limits per i viaggiatori, fonti piuttosto attendibili dicono che è possibile entrare corrompendo le guardie. Una volta dentro ci sono solo poche regole: non sono ammessi cacciari, non lasciare le cose di sotto, niente scherzoni, nessun falò di confronto o fuochi d'artifici e non tornare dopo le 8. A questo punto decidiamo di cercare queste fantomatiche guardie da corrompere. Is it time for boobs out? Yeah, I think so. Don't worry. There's a camera looking at me. Yeah, I know, but if there is no one, we can't go. But even from here we can't go there. Infatti, al contrario di quando siamo arrivati, che era strapieno di guardie, in quel momento non c'era più nessuno, solo una telecamera fissa a guardarci. Quindi abbiamo avuto un po' di tempo per sbirciare all'interno di questa stradina, ma anche da lì non vedevamo possibili entrate. E siamo lì che sbirciamo e di colpo arriva una donna. Fermi. Possible to visit the tower? I'm not sure they permit to walk in or not. You can ask the noodle store in front of them. Okay, to who? They open the restaurant, have a noodle. Noodle. There is the gate is over there. Yeah. You can ask them Ok, if they permit. thank you very much. In poche parole, questa donna non ci ha detto non potete entrare, andate via, o potete entrare ma fuori il dinero. Questa donna ci fa che ci sarebbe un ristorante che vende noodles da cui sarebbe possibile entrare e dovremmo chiedere ai proprietari. E in effetti, appena arrivati, avevo visto questo ristorantino da cui potevi proprio vedere dentro la torre, però non ci avevo neanche dato peso perché mi sembrava una cosa totalmente impossibile poter entrare nella torre da un ristorante di noodles. Fosse stato di vongole, ok, ma di noodles. Andiamo quindi a chiedere al personale di questo ristorante. Hi. Excuse me. They told that is it possible to visit the building? What? No? But they say that we can ask you and for some money, you know? No, niente da fare, ma non ci arrendiamo. Insistiamo. I know, only for 30 minutes. Nada. Allora la Lucy decide di fare il suo colpo finale. Un gesto che fa cedere anche i più virtuosi. E dopo il no al show the money to the beach, eravamo sconcertati. Ma non ci arrendiamo comunque. Decidiamo di chiedere a tutti i locali vicini perché magari avevano un'entrata sul retro e noi potevamo entrare. Can we ask? No, is it possible to visit the tower? No, have the dog. No? Yeah. No, have the dog. Ah, no, I'm the. Yeah, I know, but do you know is somehow how to get there from outside? No. No? Non c'era alcun modo per entrare in quella fottuta torre. A quel punto era già passato parecchio tempo e noi la mattina dopo avremmo dovuto prendere l'aereo per tornare in Italia. E non ci sembrava il caso di sprecare la nostra unica giornata a Bangkok dietro a qualcosa che molto probabilmente sarebbe stato inarrivabile. E quindi so che i miei fans non ci crederanno, ma abbiamo dovuto mollare. Ce ne siamo andati con la coda tra le gambe all'Icon Siam, centro commerciale assurdo, ma le ore passavano e il pallino di sta torre non mi è mai uscito dalla testa. Ma perché mi dicevo, com'è possibile che non ci avessero fatto entrare?
com'è possibile che ci sono tutte quelle recensioni e noi abbiamo provato a chiedere a chiunque e non ci hanno fatto entrare? Quelle recensioni sono false? O stiamo noi sbagliando qualcosa? Allora ci siamo documentati meglio e lì abbiamo scoperto il continuo della storia della Ghost Tower. In particolare abbiamo scoperto di alcuni racconti di viaggiatori entrati nella torre che hanno subito gravi incidenti. Ad esempio, un uomo sudamericano si è rotto una gamba e l'anca quando ha provato ad arrampicarsi su un cumulo di macerie ed è caduto dal 22° piano. Ma soprattutto abbiamo scoperto il motivo per cui nessuno ci ha lasciato entrare. Il 5 dicembre 2014, un fotografo thailandese, Natawat Satawen, entra di nascosto, come di consueto, nella Saturn Unique Tower. Voleva semplicemente scattare delle fotografie della città all'alba, come aveva già fatto molte altre volte. Il punto è che questa volta non riuscì a scattare nessuna fotografia. Non riuscì neanche ad arrivare sul tetto in realtà. Al 43° piano dell'edificio trovò il 30enne svedese Stig Johan Hammersten a una corda. Il ragazzo svedese si era 5 giorni prima della scoperta del corpo, per motivi tuttora ignoti. Da quel momento, nel 2015, il figlio di Rasengan, Pansit, diventato nel frattempo proprietario dell'edificio, ha rafforzato le barriere, eliminato tutte le guardie corrotte e messo telecamere ovunque. Are still interested in coming to this building, the Saturn Unique Tower, please know that it is illegal. Thank you. Pansit si è incazzato talmente tanto che ha perseguitato 2 giovani ragazzi che si sono filmati e hanno pubblicato il video all'interno della torre e ha perfino rifiutato una proposta di utilizzare la torre come location cinematografica per un film di Hollywood, un certo Superman, perché afferma che se la gente avesse riconosciuto la torre nel film sarebbe stata ancora più invogliata a entrare. Al contrario, avrebbe acconsentito a utilizzare la torre come location cinematografica solo per una sorta di documentario che invogliasse le persone a non entrare più. Infatti, forse proprio per questa ragione, nel 2017 Monsieur Pansit acconsente a utilizzare la torre come location di un film horror thailandese, The Promise. Film che parla di 2 ragazze che, indovinate un po', si all'interno della torre. Film a dir poco raccapricciante, che contribuisce ancora di più ad alimentare la nomea della Ghost Tower. A seguito di tutto ciò, una persona normale direbbe: boh, ho capito il mio errore, pace all'anima mia. Io che sono malato in testa, no. E questa volta non eravamo soli. Una volta sotto la torre sento: excuse me, what are you doing? Mi giro e vedo 2 dei miei 27 fans incredibili di vedermi che mi corrono incontro e mi chiedono cosa stessi facendo dietro. Allora io gli racconto la storia di questa torre, gli racconto cosa stessi provando a fare e loro, proprio perché sono i miei fans, hanno deciso di venire con me. And what's your name? I'm Giorgio. Jojo? Yeah? Colli. I'm Lucy. Jim. Jim? Giorgio. Jim. Nice to meet you. Okay, nice. Lucy and Giorgio. Yeah. E dopo aver appurato il loro livello di geografia, sempre per il fatto che sono miei fans, And from Czech Republic, the capital is. You know? No. Definitely. You know? No, yeah, yes. Yeah, you have to. Okay. What is it? Prague. I should know that. And I've been there actually. What the fuck? girandoci ci accorgiamo che non eravamo i soli a provare a entrare. Proviamo quindi ad allargare il nostro squadrone con 2 pezzi da 90. You sneak in? Maybe. It looks dangerous. Maybe. You want to help us climb? Yeah. We'll help you. Ma purtroppo non hanno voluto aggiungersi al Dream Team. Hanno detto che li avremmo rallentati. Vabbè. Ciancio alle bande, decidiamo di darci da fare e pensare a un buon piano. But when you go to the
restaurant. You There just is a- stand there. There is like the cooking thing, Yeah. and then you And can see the Oh, you can actually see the inside. Yeah. You can see So the you inside. should run. Yeah. You have to pass half of the restaurant. I'm gonna say I accidentally threw something over. My phone is inside. Oh, it's right there. Torniamo quindi alla carica e iniziamo a chiedere a chiunque. Can you visit this? No? Excuse me, sir. We're not. You stay in here. We're not allowed to go in. In the tower? No. The what? No. Anche ovviamente a tutti i locali lì vicino. Un disastro. Allora abbiamo iniziato a pensare fuori dagli schemi, fino a che a un certo punto a Colin è venuta un'idea semplice ma rivoluzionaria. Colin mi guarda e mi fa: Joe, ma perché non andiamo nel ristorante da cui si può accedere alla torre e non ci passiamo semplicemente attraverso camminando senza chiedere? Io lo guardo e gli faccio: sei un grande, fallo. E lui la fa. I think it's just like you just walk through like. Cacciato malamente. E lì, quando anche un piano infallibile come quello di Colin fallisce, sei senza speranze. Non ti resta che entrare di nascosto dal retro. But there is a fence everywhere. Mentre cercavamo qualcosa che potesse esserci d'aiuto in ogni singolo spiraglio, Ci sono sedie. all'improvviso vediamo una persona spiarci dall'interno e continuava a seguirci. You need anything, sir? You need anything? Lui si avvicina e allora noi iniziamo a fargli qualche domanda. Is it possible to go up? It's not possible to go up. I don't have key to open the door to the second floor anymore. You can open the door for us. I don't have key. But there is a How do you restaurant get you can go inside? through. I told you I don't have key to open the door to Okay. go to second floor. I understand. Okay. Ci sono delle chiavi senza cui non si può accedere al secondo piano, ma quindi al primo piano si può accedere. But how did you get inside? This is first floor. This? Alright. This is first floor, not second floor. Ma we can visit the first floor? Cannot because this is first floor is my living area. Oh, you own the I first floor. I live in here. Certo, il linguaggio non aiutava a capire perché lui fosse lì e a fargli capire le nostre intenzioni. Però già che sapesse l'inglese non era una cosa affatto scontata, perché lì in Thailandia il 90% della popolazione non parla neanche una parola di inglese. Ma a parte questo, se non abbiamo capito male, lui ci sta dicendo che il primo piano è suo e lui lì ci vive. E già questo è assurdo perché nessuna persona può entrare lì, figurati viverci. Ma poi abbiamo fatto un'altra scoperta interessante. You are paid. Are you paid? Can we visit your home and check it out? Can we visit your home? Just visiting and then we I'm left. not the only one who stay here. I'm another one. Are you guys paid to live here? Is this your work? No. You illegally live That's here. security. You cannot find a whole space like this in the middle of the town. So can we just Cannot you, this tower closed forever. okay. You should find other. This tower cannot anymore. So now you live inside and just Yeah. that. Okay. Security and side job. Okay. Quindi non solo lui lì ci vive, ma ci vive con altre persone. E a detta sua sono lì come security e altri side job. Sarà vero? Non ne ho la più pallida idea. Certo che una security senza le chiavi di ingresso fa un po' storcere il naso. Quindi ho provato a investigare un po' di più. But in how many do you live? 5.
But like you and you. have the most car data. But another one cannot speak English. So we have to sneak by you and then we can go in. If we sneak by you, we can go in. No. But we won't be there. We just want to go up. Try Arthur. A questo punto ci rimaneva una sola cosa da fare. Una cosa che tutti avevano detto funziona. Noi siamo entrati così. Una cosa che prima aveva funzionato alla grande. La corruzione. How much to get up? Yeah, can we pay you? 10 million. 10 billion! You got insurance? It's cost a lot of things inside. We just want to see up. Takes his job very seriously. Ora, per chi non lo sapesse, 10 billion baht sarebbero 265 milioni di euro circa. E purtroppo la fama è già arrivata a pacchi. Ma i soldi sono ancora in transito. Quindi abbiamo provato ad abbassare leggermente l'offerta. 1,000. No. 10 billion. Can we come inside and we can bring you some food? But a lot of food. 10 million. Va bene. Dai, va bene. Gli abbiamo detto. Faccia entrare, ti diamo i 10 billions. E lui a quel punto, quando abbiamo detto di sì, ha iniziato ad agitarsi e dire solo I stop you. Don't try. Don't come back again. dopo quell'ultimo Don't Come Back Again, abbiamo capito che quello certamente non era il miglior momento per sgattaiolare dentro e farsi arrestare, e ce ne siamo andati. After dinner. Don't come back again. Quella sera ci siamo consultati e abbiamo deciso, dopo tutto quello che avevamo appreso, vista la possibilità che quella fosse veramente casa sua per qualche assurdo motivo, di non tornare la sera. Però continuavo a chiedermi: chi cazzo è quello lì che abbiamo visto? E allora ho chiesto a colei che al giorno d'oggi ha la risposta ad ogni domanda. E non è Maria De Filippi, è ChatGPT.